guido a casa, guido al lavoro, cammino a scuola. Queste frasi non sono propriamente corrette. E oggi vediamo perché. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi voglio parlarvi di questo errore molto comune che fanno gli studenti e ti spiegherò come correggerlo. Prima di iniziare però voglio ricordarti che abbiamo preparato per te un PDF con tutti gli appunti di questa lezione. Quindi se vuoi avere il PDF, stamparlo, prendere altri appunti, eccetera, puoi farlo cliccando sul link qui sotto. Adesso iniziamo col video di oggi e capiamo perché dire guido a casa è sbagliato. Prima di tutto devi sapere che il verbo guidare è un verbo transitivo, quindi è un verbo che vuole un oggetto diretto. Quindi io per esempio posso guidare una macchina, un motorino, però guidare non è propriamente un verbo di movimento, cioè indica l'azione di guidare, ma non di andare dal punto A al punto B, non esprime un movimento. Per questo motivo, se noi vogliamo esprimere il movimento, dobbiamo usare un verbo di movimento, come andare o tornare. Ecco perché dire guido a casa o guido al lavoro è sbagliato, perché guidare si usa per indicare l'azione di guidare effettivamente, non di spostarsi da un punto all'altro. E allora come possiamo dire che guidiamo la nostra macchina per andare a casa o al lavoro? Beh, possiamo usare un verbo di movimento come andare o tornare e aggiungere il mezzo di trasporto. Per esempio, vado al lavoro tutti i giorni in macchina, vado al lavoro tutti i giorni in macchina o torno a casa in macchina. Quindi uso il verbo di movimento che esprime lo spostamento dal punto A al punto B e poi aggiungo la preposizione in con il mezzo di trasporto macchina, in macchina. È chiaro? Ora ricorda che in italiano usiamo la preposizione in per tutti i mezzi di trasporto. Per esempio in macchina, in aereo, in treno, in autobus. Però ci sono due eccezioni, due mezzi di trasporto che usano la preposizione a, i nostri piedi e anche il cavallo. Infatti si dice a piedi e a cavallo. Queste sono due eccezioni particolari. In realtà potresti anche vedere con i mezzi di trasporto la preposizione con, l'articolo e poi il mezzo di trasporto. Per esempio con la macchina, con il treno, con l'autobus. E attenzione, se non senti la N, con la macchina è semplicemente perché pronunciamo la N prima di una L in modo molto debole. Però quando scriviamo è con la macchina, ma poi a pronunciarlo con la macchina, con la macchina. Però ora ti faccio una domanda. Guido a casa è sbagliato? Teoricamente no, non è sbagliato. Dal punto di vista grammaticale è corretto. Dal punto di vista logico, non proprio. Perché guido a casa significa che tu stai guidando un veicolo, una macchina per esempio, dentro casa. Quindi sì, puoi dire guido a casa, però significa che stai guidando la macchina dentro casa tua. Oppure guarda questa frase: non mi piace guidare in Italia perché le strade sono strette. Non mi piace guidare in Italia perché le strade sono strette. Questa frase è corretta, perché qui non stiamo indicando con il verbo guidare un movimento verso l'Italia, ma stiamo dicendo che guidare un veicolo dentro l'Italia, in Italia, non mi piace. Quindi guidare non ha il significato di movimento, di spostamento, ma ha il significato di guidare, effettivamente guidare un veicolo, ok?
Ma in realtà oltre a guidare ci sono altri due verbi molto simili, il verbo volare e il verbo camminare. Anche volare non è un verbo che esprime uno spostamento, ma semplicemente indica proprio l'azione di volare, ok? Quindi non puoi dire volo in Italia, ma vado in Italia in aereo. Come non puoi dire cammino al lavoro, perché il verbo camminare indica l'azione di muovere i tuoi piedi e camminare. Quindi puoi dire vado al lavoro a piedi. Ricorda, a piedi. Hai capito come funziona? Fantastico! E se ti ho aiutato in questa lezione a non fare più questo errore in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. Infatti, se tu lasci mi piace, YouTube capisce che questo video è buono e utile e lo consiglierà a tanti altri studenti e studentesse come te. Quindi davvero lasciare mi piace sembra una piccola cosa, un piccolo gesto, ma in realtà è molto importante per noi e per te è completamente gratis. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!